Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, da Ivonex, crema, Leopharma SPA, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha da Ivonex, crema? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere da Ivonex, crema durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha da Ivonex, crema? Da Ivonex, crema ha un farmaco a base del principio attivo calciputriolo, appartenente alla categoria degli antipsoriasici e nello specifico altri antipsoriasici per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda Leopharma SPA. Da Ivonex, crema può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Da Ivonex 0,005% crema 30G. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Leopharma/S. Concessionario: Leopharma SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: calciputriolo. Gruppo terapeutico: antipsoriasici. Forma farmaceutica: crema. Indicazioni: trattamento topico della psoriasi vulgare. Posologia: adulti. Applicare la crema direttamente sulle lesioni 2 volte al giorno, dopo aver lavato e asciugato accuratamente la parte affetta. La massima quantità usata in una settimana non deve superare 100 G, equivalente a 5 mg di calciputriolo. Se si stanno usando altri medicinali che contengono calciputriolo, la dose totale settimanale di tutti i medicinali che contengono calciputriolo, incluso da Ivonex crema, non deve superare 5 mg di calciputriolo. Il trattamento deve essere continuato fino alla scomparsa delle lesioni. La durata del trattamento non dovrebbe normalmente superare le 22 settimane. Popolazione pediatrica. Non sono disponibili dati clinici riferiti all'uso pediatrico del preparato. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. A causa del contenuto di calciputriolo, da Ivonex ha controindicato in pazienti con disturbi noti nel metabolismo del calcio, vedere paragrafo 4.4. Forme di psoriasi guttata, eritrodermica, esfoliativa e pustulosa, a causa dell'aumentato rischio di insorgenza dell'ipercalcemia. Grave insufficienza renale o epatica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti sul metabolismo del calcio. Poiché copyright questo medicinale contiene calciputriolo, si può verificare ipercalcemia, che tuttavia si normalizza con la sospensione del trattamento. Il rischio di ipercalcemia è minimo quando, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi di interazione con da Ivonex. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere da Ivonex, crema durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere da Ivonex, crema durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La sicurezza dell'uso di calciputriolo durante la gravidanza nelle donne non è stata stabilita. Quando il calciputriolo è stato somministrato per via orale negli animali, ha mostrato tossicità riproduttiva. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Da Ivonex non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. La stima della frequenza delle reazioni avverse si basa sull'analisi di un insieme di dati provenienti da studi clinici e da segnalazioni spontanee. Le reazioni avverse riportate con maggior frequenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Mentre all'usuale posologia, fino a 100 G di crema barra settimana, non si manifesta ipercalcemia, l'applicazione di dosi superiori a quelle raccomandate può causare un aumento della calcemia che scompare all'interruzione del trattamento. I sintomi di ipercalcemia comprendono poliuria, costipazione, debolezza muscolare, confusione e coma. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: antipsoriasici per uso topico, codice ATC.
D05X02. Il calciputriolo ha un derivato di sintesi della vitamina D3 che presenta un'affinità per i recettori del metabolita attivo 1,25O2D3, proprietà farmacocinetiche. In pazienti psoriasici l'assorbimento ha risultato inferiore all'1% della dose applicata nell'arco di 8 ore. L'emivita plasmatica dopo somministrazione endovenosa risultata molto breve, nonché specie e dose dipendente. Dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta del calciputriolo è molto bassa, topo e ratto per os superiore 10 mg/kg. Anche gli studi di tossicità subcronica e cronica depongono per una buona tollerabilità. Gli elenco degli eccipienti: sodio edetato, sodio fosfato bibasico di idrato, glicerolo 85%, paraffina liquida, macrogol cetostearile etere, alcol cetostearilico, diazolidinilurea, contiene formaldeide, 2,4, alcol di clorobenzilico, idrossido di sodio, acqua depurata, vaselina bianca, olrachi più meno, tocopherolo. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Daivonex, crema a base di calciputriolo sono: calciputriolo Sandoz, Daivonex, unguento. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.